Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Guardate che meravigliosi ingredienti abbiamo qui sul tavolo. Ebbene sì, quest'oggi faremo la ricetta originale del... Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Pesto alla genovese, anzi, pesto genovese, ok? Perché pesto alla genovese è tipo pesto genovese, invece questo è proprio l'originale. Andiamo ad iniziare subito con gli ingredienti. Abbiamo bisogno di basilico, eccolo qui, 50 grammi di basilico, le foglie più piccole, quindi ho preso due belle vaschette di basilico e andrò a prendere le foglie più piccole fino ad arrivare alla quantità di 50 grammi. Poi mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva. Ragazzi, noi qua non abbiamo il ligure, ma abbiamo il siciliano del gruppo Caro. Vi lascio in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa a prezzi veramente concorrenziali, ragazzi. Vi servirà un pestello di legno, in realtà vi servirebbe un pestello di marmo con il martelletto, questo qui di legno, ok? Noi ce l'abbiamo di legno, utilizzeremo questo. Poi 6 cucchiai di parmigiano, 2 cucchiai di pecorino, un cucchiaio di pinoli, e questa è una piccolissima variante che faremo perché noi ce ne metteremo 2, ma perché a noi piacciono molti pinoli, anche interi a volte, però un cucchiaio ce ne va, ok? Qualche grano di sale grosso, 2 spicchi di aglio. Non indica la ricetta se ci va l'aglio bianco, l'aglio rosso, quindi 2 spicchi d'aglio. Allora, come primo step cosa dobbiamo fare? Andare a scegliere le foglie di basilico, le più piccine, lavarle ovviamente e poi posizionarle nella nostra ciotola. Quindi ci rivediamo a basilico pronto. Allora, eccole qua, abbiamo scelto le più piccine, le altre più grandi le abbiamo messe da parte ovviamente, farò il pesto a modo mio con quelle, e adesso andiamo ad asciugare le foglioline che abbiamo precedentemente lavato. Dobbiamo tamponarle un pochino dall'acqua in eccesso, ok? Poi, mentre le foglioline si asciugano, andiamo, guardate l'acqua, ok, asciughiamo un attimo, ecco qui, prendiamo il pestello, prendiamo gli spicchi d'aglio, li tagliamo a pezzetti, se hanno l'anima, insomma, togliamola per quanto è possibile, ecco qua, e cominciamo con qualche chicco di sale grosso. Ecco, Manfredo, il pesto non ti piace? Cominciamo a pestarlo in questo modo. Poi, una volta che è diventato, non vi dico quasi una crema, ma comunque che si è ammorbidito abbastanza, scusate il rumore ma è inevitabile, andiamo ad aggiungere i pinoli. Ragazzi, nel frattempo nei commenti mi scrivete la città da dove ci state guardando? Perché io sono molto curioso. È ovvio che farlo a mano in questo modo è più lungo, no? Il procedimento è poi comunque un po' più difficoltoso, però vi posso assicurare che poi alla fine ha un altro sapore. Il risultato paga. Il risultato paga lo sforzo. Ok, quando abbiamo messo
gli ingredienti, dobbiamo andare a mettere man mano le foglioline di basilico, quindi un pochino alla volta, e facciamo questo sempre a pestarle. Le metterò tutte. L'olio per ultimo? L'olio per ultimo e anche i formaggi. A dopo. A dopo. Eccoci, a questo punto dobbiamo inserire l'olio. Abbiamo inserito tutte le foglie di basilico e abbiamo pistato per parecchio. Ragazzi, dovete fare tutto un lavoro di polso qua, perché va fatto in questo modo. Quindi andiamo a inserire, scusate, prima i formaggi e per ultimo l'olio. Eccolo qua ragazzi, il nostro pesto è pronto e noi lo andremo ad utilizzare per fare dei gnocchetti particolari. Quindi ci vediamo per le prossime ricette, mi raccomando, seguiteci e condividetele. Ciao a tutti! Ragazzi, volevamo farvi vedere come li abbiamo conditi. Sì. Guardate che meraviglia. Abbiamo fatto un pesto genovese e poi abbiamo triturato delle foglie in più per dargli quel senso di pezzettini di basilico che a noi piacciono tanto. Eccolo qua. Saggia? Che mi dici? Sono loro? Sono loro. Non ha parole, quindi sono loro. Provate a fare questa ricetta e ci vediamo alla prossima. Ciao a Ciao. tutti!